Ci sono crimini così brutali da sembrare usciti da un film horror. E poi c'è la storia di Catherine Mary Knight, un caso che ha sconvolto l'Australia e il mondo intero. Questa non è una storia di un semplice omicidio, ma di una violenza così estrema da lasciare persino gli investigatori più esperti senza parole. Catherine non era una criminale comune, ma era una donna con un passato tormentato, ossessionata dal controllo e dalla vendetta, e nella notte del 29 febbraio del 2000 la sua follia raggiunse un livello impensabile. Quello che fece al suo compagno John Price è considerato uno dei crimini più efferati della storia australiana. Ma cosa la portò a commettere un atto così orribile e quali segnali furono ignorati prima che accadesse l'inevitabile? Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute o a casi che hanno catturato semplicemente la mia curiosità. E ovviamente, se i miei contenuti sono troppo pesanti, vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo video. Grazie per la comprensione. Catherine Mary Knight era nata il 24 ottobre 1955, è originaria della città di Aberdeen, nella Hunter Valley nel Nuovo Galles del Sud. Barbara, sua madre, era sposata con un uomo di nome Jack Rogan e insieme avevano avuto 4 figli. Tuttavia iniziò una relazione extraconiugale con Ken Knight, un collega di suo marito che lavorava nelle stesse macellerie, ma fu costretta a trasferirsi a Moree perché questo scandalo provocò un enorme disonore nella piccola comunità di Aberdeen, in Australia, dove comunque vivevano. 2 dei 4 figli di Rogan rimasero con il padre, mentre i 2 più piccoli furono mandati a vivere da sua zia a Sydney. Catherine Knight era la più giovane delle gemelle, nate da Barbara e dal suo nuovo compagno Ken. L'ex marito, dopo Jack Rowe, morì nel 1959 e i 2 bambini che avevano vissuto con lui si trasferirono nella famiglia Knight. La nonna di Barbara era apparentemente un'australiana aborigena della zona di Moree, che aveva sposato un irlandese. Era comunque orgogliosa di questo fatto e amava pensare alla sua famiglia come aborigena e non come australiana. Questo fu tenuto comunque segreto dalla famiglia poiché all'epoca nella zona c'era un notevole razzismo e questo comunque era fonte di tensione per i bambini. A parte la sua gemella, l'unica persona a cui Catherine era vicina era suo zio Oscar Knight, che era un campione di equitazione. Però fu devastata quando lui si suicidò nel 1969 e continuava a sostenere che il fantasma la visitava. Poi la famiglia tornò nello stesso anno ad Aberdeen. Il padre Ken era un alcolizzato che usava apertamente violenza e intimidazione per violentare sua madre fino a 10 volte al giorno. Barbara a sua volta raccontava spesso alle figlie dettagli intimi della sua vita sessuale e di quanto odiasse il sesso e gli uomini. In seguito, quando Catherine si lamentò con sua madre che uno dei suoi partner voleva che prendesse parte a un atto sessuale che non voleva comunque fare, Barbara semplicemente le disse di sopportarlo e di smetterla di lamentarsi, ma guarda che madre, toh. Catherine affermò anche di essere stata frequentemente abusata sessualmente da diversi membri della sua famiglia, fino all'età di 11 anni, ma non da suo padre. A scuola era comunque una ragazza piacevole, ma che provava anche furie e omicidi incontrollabili quando si arrabbiava. Quando frequentava il college divenne solitaria e dai compagni di classe venne ricordata come una bulla che bullizzava i bambini più piccoli. Ha aggredito almeno un ragazzo a scuola con un'arma e una volta era stata anche ferita da un insegnante che poi è stato scoperto di aver agito per legittima difesa. Però quando non era in preda alla rabbia, Catherine era una studentessa modello e spesso riceveva premi per la sua buona condotta. Dopo aver lasciato la scuola a 15 anni senza aver imparato a leggere e a scrivere, trovò lavoro come tagliatrice in una fabbrica di abbigliamento. 12 mesi dopo se ne andò per iniziare quello che chiamava il suo lavoro da sogno. E indovinate un po' che tipo di lavoro potesse essere? Un mattatoio, un mattatoio locale, dove fu rapidamente addirittura promossa a dissosatrice e le fu dato il suo set di coltelli da macellaio. A casa appendeva coltelli sopra il letto in modo che fossero sempre a portata di mano e se ne avesse avuto bisogno. Un'abitudine che continuò per sempre.
capito? Cioè, mi presti un coltello? Sì, eccolo, ce l'ho sopra il mio letto. Scusatemi. Nel 1973 Catherine incontrò per la prima volta il suo collega David Stanford Kellett e lo dominò completamente. Se Kellett si metteva a litigare in hotel, lei semplicemente le piaceva intervenire, litigando a sua volta, con calci e pugni. Ad Aberdeen era famosa per offrire combattimenti armati a chiunque la facesse arrabbiare. Nel 1974 Catherine sposò Kellett e la coppia arrivò al matrimonio su una motocicletta con Kellett dietro che era molto ubriaco. Appena arrivarono, la madre di Catherine, Barbara, diede a Kellett un consiglio molto utile, che faresti meglio a stare attento a questa, altrimenti ti uccido. Se la agiti nel modo sbagliato o le fai qualcosa di sbagliato, sei fottuto, non pensare mai di prenderla in giro perché ti uccide. E comunque sapeva benissimo che sua figlia aveva qualcosa che non andava. Infatti la notte delle nozze lei cercò di strangolarlo perché si era addormentato dopo aver avuto semplicemente 3 rapporti sessuali. Il matrimonio fu particolarmente violento e ci fu un episodio dove Catherine era incinta e bruciò tutti i vestiti e le scarpe di Kellett prima di colpirlo alla testa con una padella, semplicemente perché era tornato a casa troppo tardi da una gara di freccette dopo aver raggiunto la finale. Temendo per la sua vita, Kellett fuggì prima di essere ucciso seriamente nella casa di un vicino e in seguito fu curato per una grave frattura al cranio. La polizia voleva accusarla, ma Catherine promise che si sarebbe comportata bene e convinse Kellett a ritirare le accuse. Nel maggio del 1976, poco dopo la nascita della loro prima figlia, Melissa, Kellett la lasciò per un'altra donna e si trasferì nel Queensland, apparentemente incapace di gestire il comportamento possessivo e violento di Catherine, e ci credo. Il giorno dopo lei fu vista spingere la sua neonata in una carrozzina lungo la strada principale, lanciandola violentemente da una parte all'altra. Catherine fu ricoverata in ospedale dove le fu diagnosticata una depressione post-parto e trascorse diverse settimane per riprendersi. Dopo essere stata dimessa, Catherine mise Melissa di 2 mesi su una rotaia, poco prima dell'arrivo del treno. Poi rubò un'ascia e andò in città e minacciò di uccidere diverse persone. Un uomo conosciuto nel distretto come Old Ted, che stava rovistando vicino alla rotaia, trovò fortunatamente Melissa e la salvò, a detta di tutti solo poco prima che il treno passasse. Catherine fu arrestata e portata di nuovo in ospedale, ma apparentemente guarita firmò il giorno seguente. Pochi giorni dopo Catherine tagliò il volto di una donna con uno dei suoi coltelli e le ordinò di accompagnarla nel Queensland per trovare Kellett. La donna fuggì dopo essersi fermata a una stazione di servizio, ma quando arrivò la polizia, Catherine aveva preso in ostaggio un bambino e lo stava minacciando con un coltello. Fu disarmata quando la polizia l'aggredì, fate attenzione, con delle scope e fu ricoverata all'ospedale psichiatrico. Catherine disse alle infermiere che aveva comunque intenzione di uccidere il meccanico alla stazione di servizio perché aveva riparato l'auto di Kellett, il che gli aveva permesso di andarsene, e poi avrebbe anche ucciso non solo suo marito ma anche la madre del marito. Quando la polizia informò Kellett dell'incidente, lui lasciò la sua ragazza attuale e insieme a sua madre si trasferirono entrambi ad Aberdeen per sostenerla. Catherine fu rilasciata il 9 agosto del 1976 e affidata alle cure della suocera e insieme a Kellett si trasferirono a Woodridge, un sobborgo di Brisbane, dove trovò lavoro presso la Dinmore Meat Works, nella vicina Ipswich. Il 6 marzo del 1980 ebbero un'altra figlia, Natasha Marie, ma poi 4 anni dopo Catherine, non si sa il motivo, lasciò Kellett e si trasferì prima dai suoi genitori ad Aberdeen e poi in una casa in affitto nella vicina Muswell Rock. Sebbene fosse tornata a lavorare al mattatoio, l'anno seguente si infortunò alla schiena e andò a vivere con una pensione di invalidità. Non avendo più bisogno di affittare un alloggio vicino al suo lavoro, il governo le diede una casa nella Housing Commission ad Aberdeen. Quindi era tornata ad Aberdeen, dove lei era nata e cresciuta. E lì incontrò il minatore 38enne David Saunders nel 1986. Pochi mesi dopo si trasferì a vivere con lei e le sue 2 figlie, però lui volle mantenere comunque il suo vecchio appartamento a Scone.
Catherine divenne presto gelosa di ciò che faceva quando lei non c'era e spesso lo buttava fuori di casa. Tornava a vivere nel suo appartamento a Scone e poi lei lo seguiva e lo supplicava di ritornare. Nel maggio del 1987 tagliò la gola al suo cucciolo di dingo di 2 mesi davanti a lui, solo per dimostrare cosa sarebbe successo se lui avesse avuto una tresca, prima di colpirlo con una padella antiaderente e farlo svenire. Nel giugno del 1988 diede alla luce la sua terza figlia, Sara, che spinse David a versare una caparra per una casa, che Catherine saldò quando le arrivò l'indennità di infortunio sul lavoro nel 1989. Decorò la casa con pelli di animali, teschi, corna, trappole arrugginite per animali, giacche di pelle, vecchi stivali, maceti, rastrelli e forconi. Nessun spazio aveva comunque lasciato scoperto. Dopo una discussione in cui colpì David in faccia con un ferro da stiro prima di pugnalarlo allo stomaco con un paio di forbici, lui scappò a Scone, ma quando tornò a casa in seguito scoprì che lei gli aveva tagliato tutti i vestiti. David prese un lungo congedo di servizio e si nascose. Catherine cercò di trovarlo, ma nessuno ammise di sapere dove si trovasse. Diversi mesi dopo tornò a trovare sua figlia e scoprì che Catherine era andata alla polizia e aveva detto loro che aveva paura di lui. Infatti la polizia emisero per lui un Apprehended Violence Order contro di lui, che era un ordine legale emesso in Australia per proteggere una persona che teme di subire violenza da parte di un'altra. Nel 1990 Catherine rimase incinta di nuovo di un ex collega del mattatoio di 43 anni, John Chillingworth, e l'anno seguente diede alla luce un bambino che chiamarono Eric. La loro relazione durò 3 anni, prima che lei lo lasciasse per un uomo con cui aveva una relazione da un po' di tempo, John Price. John Price era padre di 3 figli quando Catherine ebbe una relazione con lui. Considerato un tipo fantastico, amato da tutti coloro che lo conoscevano, e il suo matrimonio era finito nel 1988, mentre la figlia di 2 anni era rimasta con l'ex moglie, i 2 figli più grandi vivevano con lui. Price era ben consapevole della reputazione violenta di Catherine, ma si trasferì lo stesso a casa sua nel 1995. I suoi figli l'amavano, lui stava comunque guadagnando un sacco di soldi lavorando nelle miniere locali e a parte le discussioni violente, all'inizio la vita era un mazzo di rose. Nel 1998 litigarono perché Price non voleva sposarla e lei per vendicarsi registrò un video su degli oggetti che aveva rubato dal lavoro e inviò il nastro al suo capo. Sebbene gli oggetti fossero kit medici scaduti che aveva recuperato dalla discarica aziendale, Price fu licenziato lo stesso dal lavoro che aveva ricoperto per 17 anni. Quello stesso giorno la cacciò e lei tornò a casa sua, mentre la notizia di tutto ciò aveva fatto comunque scalpore in città. Pochi mesi dopo Price ricominciò la sua relazione, anche se ora si rifiutava di permetterla di andare a vivere con lui. I litigi divennero ancora più frequenti e la maggior parte dei suoi amici non voleva più avere niente a che fare con lui finché fossero rimasti insieme. Nel febbraio del 2000 ci furono una serie di aggressioni. Catherine accoltellò Price al petto. Alla fine, stufo, la cacciò di casa di nuovo. Il 29 febbraio si fermò al tribunale di Scone mentre andava a lavoro e ottenne un ordine restrittivo per tenerla lontana sia da lui che dai suoi figli. Quel pomeriggio Price disse ai suoi colleghi che se non fosse venuto a lavoro il giorno dopo sarebbe stato perché Catherine lo aveva già ucciso. Lo supplicarono di non tornare a casa, ma lui disse loro che credeva che lei avrebbe comunque ucciso i suoi figli se non fosse tornato a casa. Price arrivò a casa e scoprì che Catherine, sebbene non fosse lì, aveva mandato comunque i bambini a dormire a casa di un'amica. Poi trascorse la serata con i suoi vicini prima di andare a letto alle 11 di sera. Quel giorno Catherine aveva comprato della nuova lingerie nera e arrivò più tardi a casa di Price mentre dormiva. Si sedette a guardare la TV per qualche minuto prima di fare una doccia. Poi svegliò Price e fecero l'amore, dopodiché lui si addormentò e alle 6 del mattino successivo il vicino si preoccupò perché l'auto di Price era ancora nel vialetto e quando Price non arrivò al lavoro il suo datore di lavoro mandò comunque un operaio a vedere cosa non andava. Sia il vicino che l'operaio provarono a bussare alla finestra della camera da letto di Price per svegliarlo, ma dopo aver notato del sangue sulla porta d'ingresso allertarono subito la polizia che arrivò alle 8 del mattino.
Sfondando la porta sul retro, la polizia trovò il suo corpo con Catherine in coma per aver preso un gran numero di pillole. Aveva pugnalato Price con un coltello da macello mentre dormiva. Secondo le prove del sangue, si svegliò e cercò di accendere la luce prima di tentare di scappare, mentre Catherine lo inseguiva per tutta la casa. Riuscì ad aprire la porta d'ingresso e a uscire, ma inciampò e fu trascinato di nuovo nel corridoio, dove alla fine morì dissanguato. Più tardi Catherine andò ad Aberdeen e prelevò $1.000 dal conto bancomat di Price. L'autopsia di Price rivelò che era stato pugnalato almeno 37 volte, sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore del corpo, con molte delle ferite che si estendevano agli organi vitali. Diverse ore dopo la morte di Price, Catherine lo scuoiò e appese la pelle ad un gancio da macellaio sull'architrave di una porta del salotto. Poi lo decapitò e cucinò parti del suo corpo, servendo la carne con patate a forno, zucca, zucchine, cavolo e sugo, in 2 porzioni al tavolo da pranzo, insieme a bigliettini accanto ad ogni piatto, ognuno dei quali riportava il nome di uno dei figli di Price. Si stava preparando a servire le parti del suo corpo ai suoi figli. Un terzo passo è stato gettato sul prato, sul retro, per ragioni sconosciute. Si suppone che Catherine abbia tentato di mangiarlo, ma non ci sia riuscita. La testa di Price è stata trovata in una pentola con le verdure. La pentola era ancora calda, stimata tra i 40 e i 50 gradi, il che indicava che la cottura era avvenuta nelle prime ore del mattino. Qualche tempo dopo Catherine aveva sistemato il corpo, posizionando il braccio sinistro sopra una bottiglia di bibita vuota, incrociando le gambe. Questo è stato affermato in tribunale come un atto di profanazione che dimostra il disprezzo che Catherine aveva per Price. Prima che si prendesse tutte quelle pillole, aveva anche lasciato un biglietto scritto a mano sopra una fotografia di Price, macchiato di sangue e coperto di piccoli pezzi di carne. Il biglietto diceva: "Il tempo ti ha fatto tornare Jonathan per aver violentato mia figlia. Ora gioca con il mio John Dick, John Price". Le accuse però contenute in quella nota si sono rivelate infondate, quindi non aveva comunque violentato sua figlia. L'offerta iniziale di Catherine di dichiararsi colpevole di omicidio colposo fu respinta e fu citata in un giudizio il 2 febbraio del 2001 con l'accusa di aver ucciso Price, accusa per la quale si dichiarò non colpevole. Il suo processo fu inizialmente fissato per il 23 luglio 2001, ma fu rinviato a causa della malattia del suo avvocato e fu nuovamente fissato per il 15 ottobre 2001. Quando il processo iniziò, il giudice Barry O'Keefe, scusatemi se lo pronuncio male, offrì ai 60 candidati della giuria l'opzione di essere esentati a causa della natura delle prove fotografiche e solo 5 accettarono. Quando l'elenco dei testimoni fu eletto ai candidati, anche molti altri si ritirarono, dopodiché la giuria fu convocata. Gli avvocati di Catherine parlarono quindi con il giudice che rinviò al giorno seguente. E la mattina dopo Catherine cambiò la sua dichiarazione di colpevolezza e la giuria fu sciolta. Fu reso pubblico che il giudice O'Keefe era stato informato del cambiamento di dichiarazione di colpevolezza il giorno prima. Aveva rinviato il processo e poi ordinato una valutazione psichiatrica durante la notte per determinare se Catherine avesse compreso comunque le conseguenze di una dichiarazione di colpevolezza e fosse idonea a dichiararsi tale. Il team legale di Catherine aveva pianificato di difenderla, sostenendo di essere amnesia o dissociazione, un'affermazione sostenuta dalla maggior parte degli psichiatri, sebbene la considerassero sana di mente. Non fu mai fornita alcuna motivazione per la dichiarazione di colpevolezza e Catherine ha comunque rifiutato di assumersi la responsabilità delle sue azioni. All'udienza di condanna gli avvocati di lei chiesero che Catherine venisse esentata per evitare di ascoltare alcuni dei fatti, ma la richiesta fu respinta. Quando il dottor Timothy salì sul banco dei testimoni e descrisse la scoiatura e la decapitazione, lei diventò isterica e dovettero anche sedarla. L'8 novembre il giudice sottolineò che la natura del crimine e la mancanza di rimorso di Catherine richiedevano una pena severa. La condanna all'ergastolo si rifiutò di stabilire un periodo di non libertà vigilata e ordinò che sui suoi documenti fosse riportata la dicitura
non sarà mai rilasciata. E questa era la prima volta che una cosa del genere veniva imposta a una donna australiana. Nel giugno 2006 lei fece ricorso contro la condanna all'ergastolo, sostenendo che una pena di carcere a vita senza possibilità di libertà vigilata era troppo severa per l'omicidio. I giudici ovviamente respinsero l'appello presso la corte e uno dei giudici scrisse comunque nella sua sentenza che questo è stato un crimine spaventoso, quasi al di là della contemplazione in una società civile. E il caso di Catherine rimane uno dei più scioccanti nella storia criminale australiana. Un esempio agghiacciante di come la violenza possa superare ogni limite immaginabile. Ancora oggi la sua storia continua a suscitare orrore e incredulità, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Ciò che accade quella notte non potrà mai essere dimenticato, così come il destino tragico di John Price. Catherine è ancora viva e sta scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale presso la Clarence Correctional Center nel Nuovo Galles del Sud. È stata la prima donna in Australia a ricevere questa condanna. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante riconoscere i segnali di pericolo e proteggersi da relazioni tossiche e pericolose. Io ve lo dirò sempre, fate attenzione alle relazioni tossiche, ragazzi, davvero, perché entri e non sai quando esci. Mi raccomando. Questo è tutto quello che ho trovato, cari amici del Paracrime. Ovviamente è una storia molto contorta e agghiacciante. Fatemi sapere cosa ne pensate, se la sua pena è stata giusta oppure no. Io penso di sì, ma credo che comunque dovevano fermarla già da tempo e non aspettare che comunque uccidesse qualcuno. Diciamo che anche qui in Australia la legge funziona, per carità di Dio, però penso che alle volte se non succede prima qualcosa di grave nessuno si muove. Ecco, tutto qui. Nulla, lasciatemi un commento, ditemi la vostra e ci vediamo. Intanto io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e se siete arrivati fino a qui e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!